Allora, ti stai ponendo questa domanda che è meglio single o con un partner? È una domanda che mi viene chiesta ed è una domanda con cui anch'io ho lottato per veramente tantissimo tempo e per quello voglio darti adesso la mia risposta, ma penso che ti sarà utile. Perché? Perché io sono rimasto sempre un po' dubbioso su questa cosa. E voi mi direte, ma è perché non hai trovato la persona giusta? Ma è perché non sei innamorato? Ma è perché... Shh, queste cose qua lasciatele alle fiabe. Io sto parlando per il 90% degli esseri umani normali che hanno un certo livello di... che non vivono solo basati sulle emozioni, ma che vogliono costruirsi un futuro, che comunque devono dare purtroppo un minimo ragionamento di logica per capire qual è la scelta migliore per la propria vita. E tendenzialmente se ti fai questa domanda è perché vuoi stare bene e vuoi magari avere, diciamo, raggiungere alcune ambizioni. Perché? Perché io, personalmente, quando mi sono fatto questa domanda, è iniziata questa domanda nel momento in cui, quando avevo 20 anni, ho iniziato il mio percorso di crescita esteriore, personale, la mia carriera. Diciamo che tutti i libri che ho letto di motivazione, di crescita interiore, personale, che sono un po' tutti uguali, ma non lo sai finché non li hai letti tutti, dicono, cioè mi hanno inculcato talmente tanto nella testa che per arrivare dove vuoi arrivare devi essere così, dritto, da solo e arrivarci e non farti bloccare da niente. Qualsiasi cosa arriva dall'esterno che vuole bloccarti sono tutte scuse, non devi adagiarti, non puoi stare nel comfort, devi arrivarci indipendentemente da tutto. E questa cosa ti rimane talmente tanto inculcata nella testa che fai fatica a togliertela. È come se ti creassi delle difese psicologiche che potenzialmente sono utili. Perché? Perché ti aiutano a proteggerti veramente dal comfort. Ma il problema cos'è? Il problema è che c'è una differenza tra lo star bene e il comfort. E se non stai bene, non puoi fare cose belle nella vita. E se non fai cose belle, non puoi avere quel successo che volevi. Per assurdo, devi imparare a lasciare andare per ottenere anche quelle cose per cui eri talmente tanto rigido e lavoravi talmente tanto rigido che ti accorgevi, ma perché non ho risultati? Perché stai continuando a spingere su una porta in cui c'è scritto tirare. E quindi devi imparare a volte a scegliere di fare la cosa giusta. Ma se sei talmente con gli occhi chiusi a guardare una direzione, non ti accorgi che magari stai spingendo tanto in una direzione sbagliata, in una direzione che non ha senso. Quindi si associa l'idea di essere da soli con più libertà, con più possibilità, più flessibilità e anche l'idea che col fatto che magari, io adesso parlo di donne, ma in generale è perché io sono così, ma può essere un uomo, può essere qualsiasi cosa, io sto parlando di un partner in generale, ma tendenzialmente l'idea maschile è quella di o da soli o con tante donne. Questa è l'idea un po' del successo, che ti mostrano, ecco. E quindi diciamo che questo mio condizionamento ha fatto in modo tale che quasi tutte le mie relazioni fossero finite un po', diciamo, non dico per colpa mia, ma è come se un po' il mio obiettivo intrinseco fosse stato quello di dire ok, però io in realtà sotto sotto non voglio una relazione, devo essere da solo, anche se magari stavo bene con quella ragazza. E quindi in qualche modo finisce male. E tant'è che mi ricordo che una delle mie ex mi ha proprio detto guarda che io non sono un business, non mi puoi trattare come un investimento. Ho condiviso questa cosa personale, ma fa parte del percorso di ogni persona. Ognuno cresce, deve sbatterci la testa 1000 volte per capire. Quindi finivano perché non riuscivo ad impegnarmi per questo motivo, sia per paura di scegliere e quindi rinunciare a tutte le altre scelte, perché anche lì c'è poi l'idea, è vero, solo, ma anche forse non è la persona giusta, ce ne sono talmente tante che qual è la persona giusta? E quindi sceglierne una fa in modo di rinunciare a tutte le altre, fa paura questa cosa. E anche per una questione ormonale, perché poi ovviamente essendo ragazzi giovani c'è sempre la questione ormonale, da dire ok, poi tu cammini per strada, vedi cartelloni in cui il tuo istinto ormonale è stato costruito, tutto il piano di marketing su questi ragazzi giovani che vedono queste ragazze mezze nude e quindi diciamo che lavorano un po' tutti su di te, sui social, il soft porn e tutto, va a crearti un po' una dipendenza e da dire wow, ma tutte le ragazze sembrano la scelta migliore. Ma diciamo che dopo averci sbattuto la testa per tante volte, arriva un punto in cui ti accorgi che tutte quelle relazioni, quelle micro relazioni, non ti portano da nessuna parte. Non stai costruendo niente. Ti accorgi che la parte fisica è solo ormonale, che finito l'istinto, diciamo, del piacere del momento, con queste piccole relazioni che ti porti avanti, tante piccole relazioni, alla fine ti ritrovi con niente, anzi ti ritrovi a volte ad aver perso tempo, energia, focus, attenzione, soldi e una leggera sensazione di
perdere tempo e seguire le compulsioni, perché magari io mi ricordo questa idea proprio di andare magari da queste persone proprio per questo istinto e poi a un certo punto torni e dici non lo farò mai più. E poi puntualmente, essendo single, fai ancora magari quella cosa. Proprio perché è una compulsione. E arriva un punto in cui dici è un pattern talmente ricorrente da dire a un certo punto devo scegliere, devo dire basta. È vero? Può essere una cosa bella, una cosa brutta, non lo sai, eccetera, eccetera, ma se non ci dai tu un taglio, è come il fumo, è come il porno, è come tutte queste cose. Sono compulsioni fisiologiche, mentali, che se tu non dai un taglio non finiscono. Anche perché ti accorgi, è vero, potenzialmente puoi andare con veramente milioni di persone, ma non potrai mai andare con tutti. E quindi questa cosa è veramente una ricerca infinita senza un senso. È una continua ricerca del piacere, ma questo piacere non ti porta alla felicità o al sentirti pieno, anzi, è come se ogni volta ti togliesse qualcosa. Per assurdo ti senti, o almeno per me succedeva che mi sentivo quasi un po' un impostore anche con me stesso, e questa sindrome dell'impostore te la riportavi poi in tutto. Te la riportavi poi nelle relazioni romantiche, quindi questa continua ricerca di pensare e dubbi e non riuscire a impegnarti al 100% in una relazione. Questa la ritrovavo nel lavoro, in tutto. In tutto, finché a un certo punto dici ok, come vi ho detto, devo fare qualcosa. Se voglio essere nella vita qualcuno con una certa credibilità, una luce nel buio per le persone, rispettato e aiutare gli altri, non posso io lasciarmi andare a queste compulsioni, non posso io accetto e mi perdono per quello che è successo in passato, ma a un certo punto va presa una decisione e va cambiato il tuo stile di vita. Serve il coraggio di cambiare il tuo stile di vita, trascendere la paura e cambiare. Ho scelto di lavorare quindi su questa cosa. Non tanto nel continuare a fare una cosa compulsiva, ma è più una questione di queste cose, come vi dicevo, tolgono focus, ti fanno continuamente distrarre perché sei sempre alla ricerca di qualcosa e quindi passi il tempo a cercare quello come sostituto per invece, come una dopamina istantanea, invece di ricercare della gratificazione magari in un altro tipo di lavoro, concentrarti magari nell'andare a letto prima, nel fare cose che magari ti piacciono e possono portarti a qualcos'altro. È più una scappatoia e quindi se voglio investire il mio tempo, il mio focus, eccetera, verso qualcosa di un po' più grande, non posso perdermi in queste cose. E quindi qual è il pro e il contro? È giusto avere un partner? Non è giusto dopo aver lavorato su questa cosa? Cosa ne pensi? Davvero mi blocca avere una persona nella mia vita? Allora, uno, non puoi sapere se è quella giusta finché non ti ci dedichi. Quindi tu puoi pensare che 1000 altre siano la persona giusta, puoi avere 1000 dubbi, ma finché non ti ci dedichi al 100% non puoi saperlo. Quindi il mio consiglio è dai il tutto e poi stacci male se succede di finire, ma finisci. Sii trasparente, sii onesto con te stesso e con lei. Comunicazione, ma l'importante è dare il 100%, perché nella vita alla fine se non dai il 100% nelle cose che hai davanti, cosa stai facendo? Quindi non fare quell'errore come me di lasciare sempre il piede un po' sulla porta per paura di starci troppo male e soffrire troppo e quindi non impegnarsi mai nelle cose, ma essere coinvolto al 100% e provarci e mal che vada niente. E in più non c'è in realtà una persona proprio giusta. Mi sono accorto che alla fine se tu vuoi far funzionare una relazione, la fai funzionare. Quindi invece che pensare di trovare quello giusto, pensa a essere tu la persona giusta. Quindi cos'è che in un partner vorresti? Vorresti apprezzamento, vorresti accettazione, vorresti trasparenza, comunicazione, risolvere le cose senza diventare compulsivi, amore incondizionato. E quindi sii il primo a lavorare su te stesso, su te stessa, per poi vedere che la persona giusta arriva in modo naturale, nel modo neanche aspettandotelo, o magari a volte neanche te lo cerchi e arriva, o magari a volte neanche arriva perché non lo stai cercando. Però in generale le persone arrivano e non nei posti tipo bar o dove le cerchi o altro, arrivano le persone quelle serie che lavorano come noi, che cerchi e sono quelle persone che poi sono partner di vita, che dopo i primi 2 mesi di infatuazione fisica rimangono per rispetto e subentra qualcos'altro che è il proprio vero amore invece che solo attrazione. Quelle persone lì sono come noi a lavorare su se stesse, quindi non le trovi al bar alle 4 di mattina in giro o altro, le trovi per caso seguendo i tuoi sogni e facendo un tuo miglioramento. Quindi rispetto e ascoltarsi a vicenda. Punto numero 2, io mi sono accorto che in una relazione in realtà non è tanto pro e contro la cosa che importa, è che alla fine io pensavo che fosse un contro il fatto che qualcuno potesse bloccarti, ma non è
la persona in sé che ti blocca, o almeno nel mio caso, può essere, e in quel caso lì io vi dico parlatene con questa persona e vedete cosa fare, ma tendenzialmente può essere che siete voi in automatico che vi bloccate o create una routine, una bolla di orsacchiottizzazione per cui fate fatica a uscire dal comfort di quella routine, di quei pattern che vi siete creati. Non so, vi vedete una volta a settimana e quindi fate fatica magari a uscire da questa bolla perché dovete vedervi. Ma non è la persona il problema, è quello che avete creato. Quindi magari a questa persona anche sta male, anche lei per queste cose non lo sa. Quindi parlarne e scegliere magari, una volta mi dissero questa frase che mi è piaciuta molto, invece di avere questa persona come isola felice, essere insieme una barca felice. Quindi andare in giro e supportarvi entrambi nel vostro percorso personale, ognuno deve avere il proprio mondo staccato e poi creare qualcosa insieme, ma bisogna avere il proprio mondo staccato e andare insieme da qualche parte, quindi fare più cose insieme e andare insieme, condividere cose, eccetera. Quindi potenzialmente lì non è la persona in sé il problema che ti può bloccare. Quindi anche questo è un contro che in realtà poi finisce e può anche diventare un pro. Perché? Perché alla fine ci sarà un motivo se tutte le religioni del mondo, o comunque la maggior parte, parlano sempre di coppie, parlano sempre di una relazione esclusiva, una relazione singola. Nel karma addirittura si parla, o anche nella cultura cinese, si parla che l'energia sessuale è molto importante e sprecarla o in autonomia o con altre persone è come se il tuo karma, la tua memoria, venisse un po', diciamo, imbrattata con mille cose, si confonde e quindi non riesce a essere puntato diretto nel fare le cose fatte in un certo modo. E quindi diciamo che invece avere una persona singola, già magari si crea qualcosa insieme, ma pian piano si diventa quasi una cosa unica anche a livello interiore. Quindi ci sarà un motivo se tutte queste culture interiori alla fine parlano sempre di o da soli o con una persona. E quindi alla fine sono 3 contro che diventano pro analizzati in un certo modo. Ti accorgi che in realtà questi contro sono contro perché te li stai creando tu come contro. Dipende da persona a persona. Una persona potenzialmente può bloccarti perché è la persona che ti blocca, perché magari è una persona gelosa, una persona che deve lavorare ancora tanto su di sé. In realtà magari neanche lo fa apposta, ti vuole bene, ma mi ricordo alla fine Gesù disse una cosa molto saggia che era: perdonali padre, non sanno quello che fa, che è proprio l'idea di la maggior parte delle persone è inconsapevole, magari fa delle cose senza pensare alle conseguenze di quello che fa e quindi non giudicare questa cosa, parlarne e se non si risolve allora magari allontanarsi pian piano, capire che nella società a volte ci sono dei ruoli e quindi che un ruolo romantico non deve essere, cioè un ruolo con una persona non deve essere per forza romantico. A volte 2 persone stanno bene anche in amicizia, a volte 2 persone stanno bene anche come colleghi, a volte 2 persone stanno bene in modo diverso. Quindi non per forza bisogna essere così. Io nella mia testa avevo un amore inclusivo, che l'amore che avevo per mia madre era lo stesso amore che avevo per il mio migliore amico, ad esempio. E invece mi sono accorto che a livello funzionale, a livello esistenziale, sì, è giusto, ma a livello funzionale, nella società, perché viviamo in società, è utile creare proprio dei ruoli, creare proprio, non un'etichetta, ma capire che non puoi aspettarti le stesse cose. È meglio non aspettarsi niente, ma se devi aspettarti qualcosa, non puoi aspettarti le stesse cose da un partner o da un collega di lavoro o da un migliore amico, eccetera eccetera. Quindi capire anche la relazione che queste persone hanno con te. E questo si collega all'ultimo punto, che è il problema ormonale. Quindi come fare? So che è un problema in realtà per tante persone, il fatto del tradimento, il fatto di non capire se la persona è giusta perché continui a guardare le altre, eccetera eccetera. Questo si collega all'idea del ruolo. Capire che si può benissimo apprezzare la bellezza di una persona, di una ragazza, chi volete, senza per forza sessualizzarla, anche se noi siamo abituati. E per quello io consiglio sempre un po' di allontanarsi dalle compulsioni del soft porn, questi contenuti eccetera, ma se si impara un po' a staccarsi da queste compulsioni, la meditazione può aiutare, il journaling, consultare un esperto, ma imparare a prendere una decisione, essere uomini, crescere e dire: ok, io posso apprezzare queste persone, ma per la loro bellezza, per la loro attrazione, non nasconderla, non c'è da nascondersi o far finta di niente, è questione di guarire veramente. Ma non bisogna per forza sessualizzarla, non bisogna per forza averci un flirt, non bisogna per forza o tutto o niente, averci qualcosa a che fare. A volte, come ho detto prima, una relazione in amicizia può essere più bella, puoi essere apprezzato e puoi apprezzare qualcuno anche senza doverci fare per forza qualcosa. Anzi, spesso crei proprio delle relazioni più sane, quando è così non ci si aspetta niente l'uno dall'altro. Inizi a vedere le persone come persone invece che come oggetti sessuali e solo parte fisica. E quindi scegli. A un certo punto devi scegliere.
perché non puoi rimanere lì. Puoi rimanere lì, ma fidati che porterà solo sofferenza in quel limbo in cui non sai cosa fare. E spesso scegliere ti porta a stare bene in tutto il tuo ambito, perché hai chiarezza con te, con gli altri, non prendi in giro te, non prendi in giro gli altri, è tutta un'altra cosa. E spesso scegliere una persona o nessuno ti toglie, anzi diciamo che spesso stare con qualcuno ti toglie un po' il perdere tempo nel continuamente poi dover, tra virgolette, vedere qualcuno, sentire qualcuno, uscire, eccetera. Quindi potenzialmente può essere una bella cosa, ma prima o poi deve finire, cioè prima o poi questa cosa deve finire. E quindi ragazzi, qual è la soluzione? Non c'è una vera e propria soluzione, più che altro non c'è una risposta giusta. Se sei pronto, quindi lavora su te stesso, e se sei pronto nell'avere qualcuno a fianco, accettarlo così com'è, dopo che quindi hai lavorato su te stesso, hai risolto qualcosa come può essere tutte le tue cose, i tuoi dubbi, essere sicuro, dare il 100%, anche risolvere ad esempio quello che viene considerato il Madonna Horror Complex, magari ci farò un intero video, che è quello proprio di cui vi ho parlato prima, questa cosa che hanno la maggior parte dei ragazzi nel vedere le ragazze come due categorie diverse, o Madonna, quindi Donna Angelo, o cosa opposta, e quindi perdere l'attrazione verso le aspettative che noi abbiamo sul nostro partner di Donna Angelo, perché non è più attraente a livello fisico, perché non è quello. Ma è una cavolata, perché le persone, le altre persone, sono persone come noi, quindi non sono uno o l'altro, sono parte di uno spettro di cose, non sono grigio, non c'è bianco e nero. Quindi risolvere questi problemi, se sei pronto a risolvere questi problemi, hai lavorato su te stesso, puoi accettare gli altri, sei pronto a comunicare con gli altri e decidi di dare il 100%, allora sì, ti dico, sicuramente se sei così arriverà qualcuno, o trovi qualcuno, o stai già con qualcuno che può migliorarti. In realtà mi sono accorto che anche le persone che io seguo di più e dico mi blocca, non mi blocca, poi vedo le persone che io ammiro di più e sono tutte con qualcuno. Tante persone che hanno fatto cose grosse nella storia avevano sempre qualcuno a fianco che li ha motivati nel farlo, qualcuno anche che ti può stimolare, ma allo stesso tempo non c'è fretta, non è obbligatorio avere qualcuno, stare bene, sì, sta bene comunque anche da soli, lavorare su di sé e la persona giusta arriverà quando meno te lo aspetti, ma allo stesso tempo, mio parere personale, non indulgere troppo, cioè continuare troppo in quella via di mezzo, nel cercare a livello compulsivo di stare con 1000 persone o con una mentre stai con altre, o a stare con una ma non essere dedicato al 100%, chiarezza, perché questo scegliere alla fine è il nostro potere più grande. E fidatevi che alla fine ci vuole coraggio, perché combattono un po' queste paure, ma fidatevi che non c'è niente di più bello. Sicuramente il fatto di stare con qualcuno non impedisce di avere la tua vita personale unica e fare i tuoi viaggi da solo, le tue esperienze da solo e vivere da solo. Sei comunque un individuo. Siamo arrivati in questo pianeta da soli e ce ne andremo da soli. Quindi in realtà nulla ti impedisce di avere qualcuno che ti può aiutare, soprattutto se questa persona anche ti capisce e non ti limita alla relazione con le altre persone da un punto di vista non fisico. Se questa persona non ti limita, se tu non ti limiti, che tu sia da solo o con qualcuno, in realtà si può solo dare qualcosa di extra e migliorare la vita di qualcun altro invece che togliere qualcosa. Allora lì si è pronti e può essere qualcosa di utile. Quindi in realtà pro o contro in base alla tua situazione del momento e in base alla persona che hai di fronte, ma è più, in realtà più te. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.